Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla terza e ultima puntata, diciamo, di questa miniserie dedicata a questo confronto tra il Nord Stage della vecchia generazione, prima generazione EX, però quello espanso, e il Nord Stage 3. Siamo arrivati alla sezione dei synth. Allora, qui chiaramente chi conosce quelle due macchine sa che sono passati tanti anni e che insomma nel Nord Stage 3 c'è un Nord Lida 1, diciamo, all'interno. Questa è la vecchia generazione di sintesi della Nord, di Clavia. Ora, fare un confronto è un po' complesso, nel senso, in questo caso io posso farvi sentire un po' di questo e un po' di questo. E passando un po' per le categorie, diciamo, senza entrare troppo nel dettaglio tecnico di quelle che sono le possibilità dal punto di vista del sintetizzatore nel senso più profondo del termine, a parte il fatto che qui non abbiamo i samples, mentre qui abbiamo tutta la categoria dei samples che sono integrati nella sintesi, nel sintetizzatore, e quindi si possono utilizzare un po' come se fossero dei campioni ai quali applicare le possibilità del synth. Avete sentito? Si sposano insomma in qualche modo, però qui siamo di fronte a un synth virtuale, diciamo, moderno. Le possibilità sono veramente tante, i suoni sono divisi in categorie, come spesso accade, c'è veramente di tutto e tutta una pasta, devo dire, considerando poi che ci si possono applicare tutti gli effetti del mondo. Vabbè, ora faccio una breve scorsa, ma questi sono tutti pad meravigliosi che utilizzano sia la wavetable che le formanti che la classica sintesi virtual analog, insomma, e i samples, tutto insieme si può utilizzare chiaramente in tutti e due i pannelli, insomma ci potete fare l'inferno dantesco tutte le volte che volete, bassi. Lead. Chiaramente si sa, qui si può entrare poi quindi si possono usare tutti gli effetti, delay, chorus, reverberi, tutto quello che vogliamo, ma di base comunque il suono, la pasta è bellissima. Poi va a gusti, nel senso, questi si chiamano Classic Synth, poi ci sono tantissime cose bellissime.
Poi ci sono tutte le categorie, ci sono tutti quelli che partono dai samples, quindi trovate dentro qualsiasi cosa. Ora io eviterei di discutere la questione dei samples, nel senso che quella è l'unica sezione che qui in realtà non esiste, quindi mi fermerei al sintetizzatore. Poi tutto quello che riguarda l'utilizzo anche dei sample non è contemplabile, diciamo, in questa situazione. Ora, chiaramente, dopo aver sentito quel tipo di sonorità, quando si torna qui e si tolgono gli aiuti, diciamo, si torna alla base, ci si trova di fronte completamente ad un altro approccio. È diviso in digital, FM e analog. Diciamo che allora, qui ci sono, diciamo, le categorie, i pad, i bassi e i synth. Questi chiaramente sentiti così fanno subito un effetto un po', però gli effetti sono bellissimi, quindi basta poco per fargli prendere anima, diciamo, e in realtà c'è una gommosità, diciamo, un po' come in tutto il resto di questi 3 video. C'è sempre questa sensazione di gomma molto interessante, molto ispirante, perché nella semplicità di questi synth, magari anche un po' così, il sound un po' anzianotto, c'è tanto da dire, hanno ancora tanto da dire. Poi adesso io sto aiutando, perché no? Perché il discorso che facevo l'altra volta era, cioè, che cosa ci si può fare con queste tastiere? Perché non è che questo non è un confronto che riguarda la qualità in generale, ma anche proprio l'utilizzo. Fino a dove posso arrivare con una tastiera che ora si trova a 1200-1300 euro e poi c'è anche chi la vende a 1.600, ma insomma, in generale una cosa che posso acquistare a un prezzo decisamente diverso rispetto a questa, e con tutte le caratteristiche e le differenze che ha, perché poi, come dicevamo l'altra volta, la tastiera è diversa, ha un'altra risposta, tutta una serie di cose. Cioè, nel senso, ora chiaramente qui se costruisco, se parto da qui e costruisco un lead con questa, chiaramente vado completamente da un'altra parte. Scelgo la forma d'onda. Insomma, è notevole. Stessa questione della gomma che c'è anche nell'organo, che continuo a dire questa parola perché non so come altro esprimere questo concetto di suono tondo, avvolgente, ma nello stesso tempo con quel punch. Ora, qui ce n'è
ovviamente ho a disposizione tutto quello che riguarda, lo voglio far diventare in un minuto, lo faccio diventare un'altra cosa. Quindi insomma anche qui c'è una certa tornando alle possibilità. Come smuove sotto. E poi anche nei bassi, per esempio, nel senso è affascinante anche proprio ritrovare questo tipo di sound che è quello di quel periodo di Clavia, con cui sono stati fatti miliardi di dischi, di cose, e ci sono gli elementi di base per andare a coprire, diciamo, più o meno tutto quello che serve in realtà. Poi ci sono tutti i suoni FM. Ecco, diciamo una cosa, qui è stato inserito un sintetizzatore con un carattere che può piacere o non piacere a chi è interessato, ed è stato scelto perché poi si può accostare a questo, si possono accostare i sample e tutto il resto. Questa cosa qui chiaramente copre poi tutto ciò che serve, permette di coprire tutto ciò che si cerca di raggiungere normalmente. Qui la mentalità era ancora quella di avere un synth che facesse un po' di tutto, non era una scelta sonora così definita come in questo caso, un po' di tutto, e lo faceva secondo me in modo molto creativo e anche divertente, perché poi come vedete diciamo, affiancandoli, poi voglio dire abbiamo due pannelli, di conseguenza se io qui inserisco e li faccio lavorare entrambi, posso creare una situazione davvero interessante. Dosando i due pannelli, insomma, posso coprire gran parte delle esigenze che si possono avere nei confronti di un sintetizzatore FM. C'è la parte digitale, per esempio, questi suoni che sono molto interessanti da accoppiare, per esempio molto 80s.
Insomma, è veramente divertente. E devo dire che suonandoci anche prima di fare il video, in realtà vengono fuori delle cose veramente creative, come spesso accade, e qui poi chiudo il discorso, come spesso accade quando si ha poco a disposizione, poco nel senso veramente, dire poco è veramente esagerato perché chiaramente poco rispetto a quello che possiamo avere oggi all'interno di una workstation o di una tastiera o di una stage come queste, in generale di qualsiasi azienda più si va indietro negli anni e meno possibilità c'erano. Quando ci sono meno possibilità, immediatamente l'essere umano è portato a trovare una soluzione per raggiungere qualcosa che ritiene bello. A volte da qualcosa che non è proprio l'ultima, si possono tirare fuori delle cose interessanti. Tornando al discorso di prima, è naturale magari esprimere più creatività quando si ha a che fare con qualcosa che dà meno possibilità, come dicevo, sempre nei limiti di una macchina che ha cambiato, cioè che ha rivoluzionato in modo importante anche la cultura delle tastiere, no? Comunque, vabbè, insomma, per chiudere tutta questa cosa che ho messo in piedi io di questo confronto, io direi che questa è una tastiera che ha un grandissimo valore ancora e che se qualcuno vuole venderla, pensateci su, perché so che l'avete già sfruttata in tutti i modi, sviscerata in tutti i modi, ma non è facile trovare in giro qualcosa che abbia questa efficacia, diciamo, perché poi alla fine chi ha comprato una Stage 3 sa che quando ha lasciato questa per questa, qualcosa di questa gli manca. Se qualcuno in ascolto ha fatto questa esperienza sa di cosa parlo. Io non ero un nordista, come si dice, d'altro, usavo altre cose, ho usato Kurzweil, ho usato Yamaha, usavo sempre altri brand. Poi sono arrivato qui, magari tornerò là, tornerò da altre parti, ho usato Korg, ho usato qualsiasi cosa. Diciamo che queste io me le sono trovate davanti spesso quando andavo a fare festival o cose del genere, c'erano gli strumenti sul posto e ogni volta dovevo prendere le misure. Poi ho capito negli anni che cosa ci potevo fare. Ora che me ne ritrovo a confronto con la nuova generazione, devo dire che ancora hanno una forza davvero notevole. Quindi, insomma, pensateci su, ditemi la vostra e come al solito io vi abbraccio. Vi mando un bacio fortissimo e siete sempre gentili e spero che questa serie di video sia stata interessante e possa aver così, insomma, dato qualche spunto. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un abbraccione e alla prossima con una bella sorpresa. Ciao ciao!